Sono nata a Montescaglioso nel 1964 in una realtà nella quale ci si esprimeva quasi esclusivamente in dialetto e la lingua italiana era parlata solo da figure istituzionali e professionali. Già in tenera età però avevo percepito un giudizio negativo che aleggiava intorno al dialetto perché questa lingua veniva associata all'ignoranza e qui si confondeva l'ignoranza con l'analfabetismo. Era una lingua collegata alla possibilità di subire soprusi e rappresentava un reale impedimento a qualsiasi tentativo di miglioramento sociale ed economico. Buongiorno, voi siete di quinta? Sì. Avete finito allora la scuola? E continuerete, andrete alla scuola media? Tu ci vai alla scuola media? Sono la più grande ed mia madre vuole che io sbrighi le faccende domestiche e devo assistere agli altri miei fratellini. E a te dispiace? Sì. Vorresti continuare a studiare? Tu continuerai? No, Perché? perché devo stare a casa. Quanti siete a casa? 5. E gli altri hanno studiato o studieranno? No, solo 2 uomini studieranno. Le donne non studiano? No, Perché? perché dice mia madre solo gli uomini si deve trovare un posto. E a voi chi ci penserà quando sarete cresciute? Nostro marito, Allora bisogna sposarsi per forza. credo. Far vedere ai due che io saccio. Primo, secondo e terzo avviamento. Ma io non ci è venuto terzo perché mamma teneva il piccolino menino, non teneva una sorella, non teneva nessuno. Io non era stata attenzione a questo piccolino menino. Mio padre aveva molti terreni e voleva che mamma doveva andare in campagna pure. E io ero nato un bambino prima e io non mi ho fatto più andare più a scuola perché era seguito questo bambino che mamma c'era in campagna. Volevano che non parlassi in italiano e stavano tanti bambini che non sapevano l'italiano. E allora ogni parola dialetto bacchettata sulle mani, sopra le mani. Così si imparavano a parlare in italiano. Quando non sapevano una cosa, stavano che facevano mettere mano da sti dritta alla lavagna, in ginocchio. E i ceci sotto al ginocchio, che si sei una poncia. E io non li ho avuto mai. Pure bacchettata non ero mai avuta. Mi chiamava sempre il professore. Lo vedi Caterina come si è imparata? E voi ciucciù imparato. Cioè. Pure in dialetto però? Sì, qualche volta così era del mondo parlava pure in dialetto. Giusto ci diceva qualche parte, poi una piccola sbagliatezza sì, lo diceva sempre, perché ti prepari il finitore dell'italiano, no? A seconda scendeva andare in un negozio perché poteva parlare in dialetto proprio, perché lo diceva in italiano sbagliato, che facevano che. Certe volte predicavano pure. Dicevano, come vuole strullo qua. Dice, ma strullo qua, quando io parlavo in italiano, diceva pure sbagliato, ecco. Dice, ma strullo qua. Per imparare la lingua italiana in quegli anni il dialetto fu quasi censurato e in quel momento forse era uno dei modi per spronare le nuove generazioni ad imparare correttamente la lingua italiana, ovviamente quelle generazioni che vivevano in contesti più isolati. Perché la scuola, la lettura dei libri, la televisione da sole non erano sufficienti per permettere di acquisire una padronanza della lingua italiana, una lingua sì che è molto bella ma è anche molto complessa. Chi desiderava emanciparsi e guardare oltre il nativo borgo selvaggio forse doveva necessariamente fare anche la scelta di non esprimersi nel proprio dialetto. Io probabilmente questa scelta l'ho fatta senza rendermene conto, sentendo il dialetto come se fosse una zavorra che impediva la mia voglia di volare. Questo rapporto conflittuale poi col mio dialetto è stato messo in discussione quando sono andata via dal mio paese per intraprendere i miei studi universitari in un'altra città nel nord Italia. Qui, nel nuovo contesto, interagendo con altri studenti provenienti da altre città, ho scoperto che molti di essi in realtà non rinnegavano le proprie inflessioni dialettali
e che anzi in alcune occasioni utilizzavano espressioni più colorite dei rispettivi dialetti che davano alla discussione anche un'impronta più vera ed immediata. Ho iniziato quindi a capire che il problema forse non era il dialetto in sé, ma alcuni aspetti della cultura in cui si parlava quel dialetto, aspetti che erano in contrasto con la ricerca di una giovane donna animata dal desiderio di capire cosa volesse e chi era, ribellandosi quindi a ruoli e a destini che non avesse scelto. Ho realizzato man mano che il problema non era il dialetto, ma le parole dette in dialetto che venivano usate per esprimere opinioni che non condividevo o che accompagnavano modus vivendi ai quali non riuscivo a ribellarmi se non allontanandomi anche dalla lingua. Fortunatamente mio figlio Elio mi ha permesso di riconciliarmi con il mio dialetto, perché per lui il dialetto montese è la lingua delle sue nonne, quindi la lingua degli affetti, la lingua che gli permette di capire meglio la vera storia di queste persone e di quelle che le hanno circondate durante la loro vita. Ho quindi compreso la necessità di conservare memoria della lingua montese proprio per lasciare alle nuove generazioni il mezzo adatto per capire secoli di storie, di persone che altrimenti sarebbero cancellate. Ora, quando sono in compagnia di mia madre, mi scopro a parlarle in dialetto, forse per essere subito da lei compresa, e magicamente, scegliendo istintivamente parole dolci e affettuose del nostro lessico familiare, si ricompone il cerchio dell'intimità affettiva tra madre e figlia. Siamo tornate alla nostra lingua madre e ai sentimenti che ci siamo comunicati quando la piccola ero io ed era mia madre ad accudirmi. Strade piene, la folla intorno a me mi parla e ride e nulla sa di te. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città vuota mi sembra.